Se a volte ti senti bloccato e hai la sensazione di non crescere come vuoi, forse il colpevole è proprio lì, sulla tua scrivania. Magari è un microfono ingombrante che ti inchioda alla sedia, oppure quella webcam che ti fa sembrare sgranato come in una videochiamata del 2015. E se ti dicessi che senza saperlo stai sabotando la qualità dei tuoi contenuti e di conseguenza la crescita del tuo canale? Ok, prima di tuffarci nel futuro, facciamo un rapido salto nel passato. Com'è fatto il setup classico? Quello che tanti di noi hanno messo insieme all'inizio. Probabilmente c'è un microfono a condensatore, probabilmente USB, magari su un piccolo stand e una webcam HD che abbiamo comprato magari anni fa pensando vabbè, basta che si veda. Ecco, questo approccio oggi mostra tutte le sue crepe. Il primo grande limite? La staticità. Quel microfono USB ti costringe a stare fermo, imbalsamato in una posizione specifica per non rovinare l'audio. Ogni movimento è un rischio. Vuoi alzarti per mostrare qualcosa? Impossibile. Vuoi registrare muovendoti in uno spazio diverso? Scordatelo. Sei prigioniero della tua scrivania e questo è un freno pazzesco alla creatività. Il secondo limite è la qualità video. Le vecchie webcam a 720 o 1080 sono nate per riunioni di lavoro, non per creare contenuti. L'immagine è spesso piatta, poco definita e crolla appena la luce non è perfetta. Se registri di sera in una stanza non illuminata a giorno, il risultato è un video rumorosissimo, con colori spenti e un look tutt'altro che professionale. E in un mondo dove solo in Italia il 45% del pubblico di YouTube guarda video podcast, partire con un'immagine mediocre significa partire svantaggiati. Infine c'è la finta semplicità. Un microfono USB sembra facile perché attacchi e registri. Ma la verità è che ci ritroviamo a combattere con i livelli audio, a vivere con l'ansia del clipping, quella distorsione orribile quando alzi un po' la voce, e a passare ore in post-produzione per sistemare un audio che non è mai perfetto. È tempo prezioso che potremmo usare per creare, non per combattere con la tecnica. Questo setup semplicemente non basta più. È ora di cambiare marcia. E qui arriva la vera prima magia, ovvero la libertà dai cavi con una qualità audio tutto sommato buona. I microfoni wireless non sono una novità, lo so, ma i sistemi di oggi sono un altro pianeta. Dimenticati i vecchi radiomicrofoni grossi e inaffidabili, oggi parliamo di sistemi compatti, intelligenti e soprattutto a prova di bomba. La svolta epocale si chiama registrazione a 32 bit floating point. Lo so che suona tecnico, trovi diversi video sul mio canale dove ho spiegato l'argomento in maniera molto semplice, però fidati, questa è la tua assicurazione sulla vita. Immagina di registrare. Il tuo ospite parla piano, poi all'improvviso scoppia a ridere oppure urla per l'entusiasmo. Con un microfono normale quell'audio è andato. Distorto, inutilizzabile, lo devi soltanto buttare. La registrazione a 32 bit floating point rende questo problema un ricordo, perché questa tecnologia cattura una gamma di suoni così ampia che è praticamente impossibile andare in distorsione. Questo significa che non dovrai più ossessionarti con i livelli audio. Puoi recuperare qualsiasi picco, anche il più estremo, in post-produzione, senza perdere nemmeno un briciolo di qualità. È la fine dell'ansia ed è pura libertà creativa. Ma non è finita qui, ovviamente. Questi microfoni minuscoli hanno dentro di loro una tecnologia di cancellazione del rumore ambientale, che fino a poco tempo fa era fantascienza. Premi il pulsante e puoi registrare un audio pulito in mezzo al traffico, oppure in un bar affollato, oppure a una fiera. La tua voce rimane isolata dal caos. Questo ovviamente apre le porte a format che prima erano impensabili, come interviste in movimento, vlog, reportage. Ricorda però che questi sistemi, lo dico sempre, sono molto aggressivi, soprattutto se settati al massimo livello, perché vanno a tagliare le frequenze proprie della voce. Il mio consiglio è di regolare questi noise reduction al minimo, solo ed esclusivamente se ne hai davvero bisogno però. E poi c'è la versatilità. Questi microfoni wireless si collegano a tutto, iPhone, Android, fotocamere, computer, spesso senza neanche un adattatore. Molti kit hanno 2 microfoni che sono perfetti per le interviste perché registrano voci su canali separati per avere il massimo controllo in fase di montaggio. La portata spesso viene garantita anche fino a 300 metri, quindi ti lascio immaginare. Puoi letteralmente passeggiare in un parco e continuare a registrare con un audio pulito. Questa non è solo attrezzatura, è un motore per nuove idee. Insomma, la differenza non è piccola, è abissale. Si passa dalla paura di sbagliare alla certezza di un audio impeccabile.
E se questi consigli ti stanno già facendo venire in mente qualche idea, magari stai immaginando che cosa potresti creare con questa libertà, fammelo sapere nei commenti qui sotto. Ok, audio sistemato. E il video? Qui le cose si fanno ancora più interessanti perché per anni abbiamo trattato le webcam come un accessorio. Oggi la webcam è diventata uno strumento di produzione intelligente. Il cambiamento più ovvio è il passaggio al 4K. Le nuove webcam, ormai quasi tutte, ti danno un'immagine incredibilmente più dettagliata e una gamma dinamica HDR che fa la differenza. In pratica, le finestre alle tue spalle non sarà più una macchia bianca bruciata e le zone scure manterranno i dettagli. I colori sono più vivi, sono più reali e la tua immagine smette di essere piatta e digitale per diventare quasi cinematografica, anche se non hai un set luci da professionista. Ma la vera magia è l'intelligenza artificiale. Le webcam non sono più pezzi di plastica che stanno lì fermi sulla scrivania, ma un piccolo regista robotico che lavora per te. Grazie infatti all'intelligenza artificiale, la webcam ti segue, mantenendo l'inquadratura perfetta anche se ti muovi. Per esempio ti alzi oppure gesticoli oppure ti sposti. La camera ti segue con movimenti fluidi e naturali e sono tutte funzionalità che ovviamente alzano il livello dei tuoi video senza che tu debba fare nulla. Un altro problema storico che queste webcam risolvono alla grande è la resa con poca luce. Quante volte hai registrato di sera e hai ottenuto un'immagine buia piena di rumore? I nuovi sensori, che sono usati su modelli, non solo i modelli top, ma anche i modelli intermedi, sono progettati per catturare molta più luce. Il risultato quindi è un'immagine più pulita e più chiara, anche quando l'illuminazione non è perfetta. Questo ti libera dalla schiavitù di dover comprare costosi set di luci. Infine, il software a corredo di ogni webcam è diventato potentissimo. Tutte le webcam ormai hanno ottimi software che ti danno il controllo totale su ogni aspetto dell'immagine, come il campo visivo, il bilanciamento del bianco, il contrasto, la saturazione, eccetera, eccetera, eccetera. Puoi anche creare i tuoi stili, puoi salvarli e richiamarli al volo per avere un look sempre coerente. E la webcam non è più un aggeggio da imposta e dimentica, ma è uno strumento creativo nelle tue mani. Ok, abbiamo i pezzi del puzzle, abbiamo i microfoni pazzeschi, abbiamo webcam intelligenti e adesso? Adesso costruiamo qualcosa che duri nel tempo, una sorta di ecosistema che cresca con te. Il primo comandamento che troppo spesso è ignorato è audio first. L'audio è il re, sempre, anche in un video podcast. Un video podcast deve funzionare alla perfezione anche se una persona lo sta solo ascoltando. Nessuno perdonerà mai un audio che gracchia, mentre magari un'immagine non perfetta può anche essere tollerata. Quindi, se il budget è limitato, l'investimento numero 1 deve essere sempre il microfono. E qui entra in gioco la scalabilità. Potresti partire con un ottimo microfono wireless come quelli di cui abbiamo parlato, ma se il tuo obiettivo è costruire uno studio semi-professionale, potresti valutare un microfono ibrido magari che sia USB per usarlo subito, ma anche XLR per utilizzarlo in futuro con una scheda audio. Quindi inizi adesso con l'USB e quando sarai pronto al salto di qualità lo colleghi a un'interfaccia audio, un mixer o un registratore e avrai un controllo ancora maggiore e la possibilità di aggiungere anche altri microfoni. Quindi investire in un'attrezzatura che ha un percorso di crescita probabilmente la mossa più furba che puoi fare. L'ecosistema poi si completa con il software. Infatti l'intelligenza artificiale non è solo nell'hardware, ma sta trasformando anche il modo in cui lavoriamo. Ci sono infatti strumenti che trascrivono le registrazioni, alcuni generano titoli, generano descrizioni e persino creano clip virali per i social in pochi minuti. L'evoluzione non è solo una cosa che compriamo, ma è come la usiamo per essere più furbi e veloci. Ok, ora tocca a te. Quale di queste innovazioni ti ha colpito di più? La sicurezza a prova di errore del 32-bit floating point o la magia delle webcam che ti seguono da sole? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, sono super curioso di leggere che cosa ne pensi e di rispondere alle tue domande. E noi, ovviamente, ci vediamo prestissimo.